Esistono molti mondi in questo mondo. Lui voleva portarci verso 4D. 3D era punto di sostegno, 4D era la nostra fioritura, 5D era una realtà molto ampia che unisce questo mondo con l'altro mondo. Il 3D ha un inizio e una finalità, questo è 3D, noi siamo nel corpo fisico che è un 3D, 4D non siamo ancora arrivati. Quando arriveremo in 4D siamo all'altezza del pensiero, ma come arriviamo a 5D? 5D è un pensiero cosmico. Bisogna avere una mente molto grande, molto elastica. Io ho visto in José Arguelles che aveva questa mente così. Lui univa la scienza con la spiritualità, era insieme, era portata la sua mente verso l'unità. E ora verso l'unità è difficile perché chi ha molta scienza è pieno di quella scienza, chi ha molta spiritualità è pieno di quella spiritualità, ma non si incontra, bisogna essere scientifici e bisogna essere spirituali e trovare l'unità. Questo si identifica con un modo di sentire, è un modo di sentire nostro. L'intento di José Arguelles con tutta la troupe, che era grande, fare un incontro planetario, per dire così, per non dire di più a livello cosmico, che da questo punto di vista salta la nostra mente. Ok. Avevano chiesto al Vaticano se venisse il Papa a questo incontro che è un po' super religione, no? Il Papa ha detto di no. Il segretario del Vaticano ha detto forse di no. E c'era una terza persona, il vescovo Tetamanzi, ha detto non lo so. La quarta persona ero io perché lavoravo sull'ecumenismo in Vaticano e sono arrivati da me e si voleva fare questa transizione dell'equilibrio a livello mondiale tra 12 mesi e 13 mesi perché subentrava la 13ª luna. Io questa cosa lo capivo, perciò me l'ha detto in poche parole, ho detto sì, sono d'accordo con questo modo di essere, di avere 13 mesi in un anno. L'incontro è stato a Monza ed erano invitati più o meno 300 persone. Invece all'incontro privato, quindi di noi che guidavamo questa cosa, eravamo 14 più altri 6, eravamo una ventina di persone. E ogni persona rappresentava qualcosa, io rappresentavo l'Università di Roma, e dopo José Arguelles, che lui era un po' il centro di tutta questa faccenda, era Helene Rangimarile Reomaki, che era la principessa Maori della Nuova Zelanda, eravamo tutti più giovani, che eravamo 26 anni indietro, no? Il mondo tibetano, il mondo indiano, quindi a livello globale terrestre. Erano musulmani, però musulmani molto aperti, che era una signora rappresentante del mondo musulmano internazionale, poi era suo figlio che si occupava di telematica, di tutto quello che è la conversazione, ok? Poi erano dei conti, un conte italiano, Bernardino del Boca, che poi se n'è andato dopo qualche anno, era un'altra signora che è venuta con lei che si organizzava sull'economia italiana, quindi erano personalità abbastanza importanti dal punto di vista mondiale. Abbiamo formato questa grande unità tra noi tutti che eravamo là. C'era una persona che è venuta dall'Australia e che suonava i tamburi di cristallo. Suonando i tamburi di cristallo un po' ci ha alzati tutti quanti dal punto di vista spirituale. È iniziato José Arguelles che ha parlato lui, ha parlato del suo modo di aver organizzato l'incontro anche per il Papa, che si sperava, eravamo in Italia e sperava che arrivava il Papa. Forse temeva che entrando in discussione, se non fosse stata la Chiesa ad essere il centro della discussione, forse per questo che non ha accettato, perché questo era un incontro in quale abbiamo creato un cerchio,
un cerchio di 14 persone, non era un centro del cerchio, non doveva essere per forza il mondo spirituale cattolico al centro. Qui si pensava in modo universale, in modo planetario, che tutte le religioni formassero un'unità, Cristo, il Buddha, Krishna, tutti gli altri formavano una grande unità, non si è organizzato così affinché una persona che rappresentasse una chiesa fosse al centro. E forse per questo che il Papa, essendo il mondo cattolico Italia, non ha accettato. Poi alla fine ho accettato io e alla fine è andato fuori perché mi sono dato le dimissioni dopo l'intervista fatta a Tele Monte Carlo, perché è stato presentato in TV e ha detto che questo era un sacerdote che non ha parlato a nome della Chiesa. Ho detto sì, io non parlo a nome della Chiesa, io parlo a nome della mia Chiesa, perché io sono da una famiglia di sacerdoti e questa famiglia di sacerdoti era una cosa universale, non era legata alla Chiesa cattolica. Sì, un mondo di sacerdoti che parlava a nome del Cristo, ma parlava in senso universale, non così stretto come la Chiesa cattolica. 13 entità della mia famiglia erano sacerdoti, sì, sì, ma non era una chiesa ortodossa, era per dire una chiesa greco-cattolica, sì, ma essendo greco-cattolica era un po' nel fluire più ampio nella discussione. Io mi ricordo che ha detto ma c'è il mandato del Papa? Ho detto no, io parlo a nome mio e spero che la Chiesa Cattolica sia insieme a me, perché io non nego la Chiesa Cattolica, ma ora io sto parlando a nome mio. La discussione dopo questo è andato fino al Papa e il segretario di Stato ha detto questo è un prete che non parla a nome nostro. Ho detto sì, io parlo all'Università di Roma. L'Università di Roma con la Chiesa Cattolica non formano un'unità, sono due cose diverse. Ora però a Roma parliamo dell'Università Gregoriana. L'Università Gregoriana parla delle cose totalmente diverse dal Papa, anche se il Papa in questo momento è più aperto, è chiaro, rispetto a Giovanni Paolo II. Anche se io amavo Giovanni Paolo II perché aveva una mente molto grande, sì, mente molto grande, però nel discorso al femminile stava quindi fermo. Il mio mondo andava sulla libertà dell'essere, sulla natura, su tutte queste cose. La religione universale è molto vicina, però dipende dai capi guida di queste religioni, perché la Chiesa cristiana, poi il mondo buddista, il mondo induista, il mondo orientale di questa situazione in genere che è il mondo islamico, però il mondo ebraico, cioè sono tante possibili. Però organizzare qualcosa che unisce tutto questo si organizza sull'essenza e la ricerca di Dio. Il concetto di Dio bisogna cambiarlo. Noi abbiamo il Dio del mondo della Grecia, perché il mondo della Grecia aveva creato un Dio con la barba che sta su un trono con uno scettro in mano. Questo è un modo di interpretazione di Dio. Mentre stiamo andando avanti, bisogna che nessuna di queste due parti resta indietro, perché dal punto di vista scientifico siamo andati molto avanti, dal punto di vista religioso è stato un piccolo passo, però unire un grande passo della scienza con un piccolo passo, questo ricercherà almeno 100 anni da ora in poi. Il tempo della mente è diverso dal tempo fisico e se poi andiamo più in profondità arriviamo a una mentalità cosmica, quello che noi chiamiamo Dio. Cioè Dio per me è la coscienza che organizza l'universo. Chi è che ha una mente così grande da interpretare l'intero universo maschile, cioè l'intero universo materiale? La fine di questo tempo è il 2012. Abbiamo scoperto all'università, alla biblioteca di Berlino, un altro codice. In questo codice sì 2012, però esiste un punto dove loro, quindi i Maya, dicevano che 7 anni o equivalente a 7 anni succedeva il cambiamento mentre allora era l'inizio di questo cambiare. Cioè 2012 era un inizio, ma fra 7 anni dopo,
Cioè 2019 iniziava il cambiamento e infatti 2019 è cambiato il mondo. Fine prima parte.